L'origine degli scambi. Torniamo indietro nel tempo. Qualche millennio fa, con il nascere delle prime comunità, le persone cominciarono ad effettuare scambi diretti di beni di prima necessità con altri individui. In un gruppo ristretto di persone era piuttosto semplice riuscire a far combaciare domanda e offerta. Attraverso il baratto, infatti, c'era la possibilità di appropriarsi di beni desiderati, ma che magari non si era in grado di produrre, scambiandoli con qualcun altro che invece cercava quello di cui noi eravamo in possesso. Comparve quindi il primo passaggio di valore da un soggetto ad un altro, rappresentato dalla merce che noi ci stavamo scambiando. Sostanzialmente esistevano due tipi di scambio. Il primo era lo scambio diretto, ossia quando venivano scambiati due beni che soddisfavano esattamente le esigenze degli interessati. Io avevo una mela, ma avevo bisogno di una patata, per esempio. Tu avevi una patata, ma avevi bisogno di una mela. Molto semplice. Lo scambio indiretto invece, che è il secondo, ossia quando avveniva lo scambio, ma magari uno dei due accettava un bene che non serviva necessariamente a lui, ma sapeva che gli sarebbe servito per effettuare un altro scambio che lo avrebbe portato ad impossessarsi di ciò di cui aveva bisogno. Effettuare lo scambio diretto, cioè il primo esempio, si rivelò alquanto complicato. Non era per niente facile fare incontrare sempre la domanda e l'offerta. Io avevo una mela e avevo bisogno di una patata, ma chi possedeva la patata non era interessato alla mela, era un bel problema. Cominciarono ad esserci un po' di miglioramenti quando si iniziarono a pianificare gli scambi, quando si cercava di non privarsi più del bene di prima necessità, ma si scambiavano invece le eccedenze. Cerco di spiegarmi. Se io ero un pescatore e pescavo un pesce al giorno, quel pesce o me lo mangiavo o lo scambiavo per qualcos'altro, che doveva però essere necessariamente cibo, perché altrimenti sarei rimasto con la pancia vuota. Se mi fossi impegnato e fossi riuscito a pescare invece due pesci al giorno, il discorso sarebbe cambiato radicalmente, perché un pesce avrei potuto mangiarlo e l'altro sarei stato in grado di scambiarlo. Se fossi riuscito a farmi una scorta di pesce e non scambiarlo, ma utilizzarlo come fonte di sostentamento per i giorni successivi, non sarei stato costretto ad andare a pescare tutti i giorni, ma mi sarei potuto concentrare nella creazione di attrezzi come una canna da pesca o una rete che mi avrebbero permesso di pescare più di un pesce al giorno. In questo modo sarei riuscito ad avere il cibo sulla tavola, ma allo stesso tempo ad avere anche merce da poter scambiare con gli altri. Sorsero altri problemi però, come quello di quantificare un bene. Quando si trattava di scambi di necessità non si dava eccessivo peso al valore del prodotto che si scambiava. Io potevo essere disposto a scambiare la mia mantella di pelle con un sacchetto di miele, perché in quel momento la mia priorità era proprio il cibo. In un gruppo un po' più organizzato invece si poteva dare una sorta di valutazione, un prezzo differente al singolo prodotto che mi veniva proposto di scambiare. Se proviamo a pensare un po' più in grande però, ad esempio allo scambio di beni tra due comunità differenti, le complicazioni aumentano notevolmente. La doppia coincidenza dei bisogni o desideri uniti all'assenza di coincidenza di scala, cioè che si richiede in cambio un bene di valore assai differente a quello che si offre. L'assenza di coincidenza temporale, ovvero che si richiede un bene durevole in cambio di un bene deperibile. E l'assenza di coincidenza di luogo, ovvero che si richiede un bene offrendo in cambio un oggetto non trasportabile che si trova in un luogo differente, rendono il baratto sotto forma di scambio diretto impraticabile su larga scala. Con lo scambio indiretto, invece, il risultato fu che si finì nel convergere in un singolo bene, oppure in una quantità ristretta di beni, che fungesse da mezzo di scambio, perché era largamente desiderato e quindi generalmente accettato da tutti. Questo bene prende il nome di denaro. Nei prossimi video vedremo alcune delle tante soluzioni che vennero utilizzate per sostituire il baratto. È bene specificare però che, nonostante venga considerato un dato certo, non è presente alcuna prova storica e antropologica dell'esistenza di una società basata sul baratto. I primi documenti storici, pensate, risalgono al 3500 a.C. e sono fondamentalmente dei registri di debito-credito. L'idea è quindi che venissero effettuati gli scambi, ma che questi fossero differiti nel tempo. Questa modalità viene chiamata principio dell'economia del dono e del debito.
Quindi se io avevo bisogno di 10 patate, le ricevevo, ma accendevo un debito nei confronti di chi me le ha cedute, che potevo ripagare in un secondo momento, magari quando la controparte aveva bisogno di un bene in mio possesso. Quindi si sostiene che in realtà non fosse un vero e proprio baratto, ma magari fosse appunto un'economia di debito, di credito, cioè di baratto dilazionato nel tempo, ecco, diciamo. Questo però non toglie nulla al nostro racconto, questa variante, e quindi noi possiamo tranquillamente continuare a percorrere la nostra strada. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Per il momento vi saluto. Ciao!